a breve termine non vedo soluzione migliore. Non vedo una figura, una personalità, una persona migliore di Claudio Ranieri per provare a risollevare e anzi, no, proprio come da titolo abbastanza illustrativo, esplicativo, proprio da salvare la nazione, perché qua c'è proprio da salvare il salvabile. Questa è la realtà. E per salvare il salvabile, nome perfetto, Claudio Ranieri. Mettici mano tu. Io già me lo immagino lui che va dalla moglie a dire smetto, smetto, smetto. Ogni anno no, è lì sempre a rassicurare la famiglia e quest'anno invece gli dovrà dire vado per il doppio ruolo. Io non lo so, magari lo cacciano di casa. Ma famiglia a parte, adesso c'è un'intera famiglia appunto italiana che va risollevata dopo aver, dopo aver ristabilito un certo equilibrio a Roma. Adesso devo farlo per tutta la nazione. Non c'è sfida più grande, ma se c'è uno che può vincerla, no? È ancora una volta lui, è ancora una volta lui. E dico sta roba, fateglielo fare perché già sento, già percepisco lato Roma anche delle cattiverie che questa persona proprio non merita nella maniera più assoluta. Fateglielo fare. L'unico aspetto che appunto un po' di non dubbio, non perplessità, ma un po' di timore me lo lascia il fatto che magari il doppio incarico può un po' no creare del brusio nell'ambiente romano. Quindi non è che mi preoccupa che Ranieri non possa gestire il doppio incarico. Ranieri può farlo tranquillamente perché non è uno che si fa condizionare da qualcosa. Anzi, il problema è sempre un po' come poi il tutto verrà amplificato. E ne parliamo, signori miei. Lo facciamo adesso, ci mettiamo con calma, valutiamo innanzitutto quanto è davvero percorribile questa possibilità. Prima, come al solito, un paio di robe veloci, veloci, veloci. Vi invito a lasciare like per l'algoritmo che come al solito sta lì e sempre ha bisogno di questi benedetti pollici. E abbuffiamo. Se volete iscrivetevi al canale, e lo state facendo ragazzi, io vedo ogni volta che state lì a pigiare, già vi vedo, grazie, grazie, veramente fantastici, incredibili, superlativi. Gastronomo, no, che gastronomo? No, volevo utilizzare un altro aggettivo, ma non mi viene, quindi scusatemi. Ehm, e poi scampanellate per rimanere no, aggiornati con le notifichine push che vi arriveranno stasera dopo la partita con la Moldavia, che ovviamente guarderemo. Quindi vi aspetto, grazie, grazie. Eh, Ranieri. A parte che pare che sia non in corso, ma nella giornata di oggi mi pare di capire che dovrebbe arrivare questo incontro, dovrebbe esserci questo incontro da parte di Claudio Ranieri con i Friedkin. Ascoltavo proprio poco fa a Sogno, no? Lato Roma, che è sempre lì a sentire, a percepire i movimenti in casa Roma non si è minimamente voluto sbottonare, neanche appunto per sondare. No, ha sondato quello che è l'ambiente, ma non ha voluto comunicare nulla. Proprio perché in questo momento, secondo me, c'è ancora divisione e magari gli stessi romanisti e dall'altro lato della piazza i laziali non sono molto contenti entrambi. Purtroppo la percepisco così per come ci viene comunicata, per come si legge tramite i social. E ragazzi, abbiamo bisogno, ragazzi, abbiamo bisogno di Claudio Ranieri. Non vedetela come una roba brutta. È vero, su una cosa sono d'accordo. Che forse questa nazionale, forse chi è a capo di questa nazionale, chi sta dietro questa nazionale, non meriterebbe una figura come Claudio Ranieri. Sono d'accordo su questo. Su questo sono totalmente d'accordo. Purtroppo non c'è altra strada. Purtroppo non c'è altro modo per risolvere la questione a breve termine. Perché poi, come vi ho già detto, ci sono problemi
che si possono risolvere nel breve termine e poi ce ne sono altri nel lungo periodo. Ne abbiamo già parlato ieri, avanti ieri, e quindi non sto qui ancora una volta ad ammorbarvi con i soliti discorsi già trattati mille volte, ma ci sono delle problematiche che non è che risolvi, anche arrivasse appunto Ranieri, purtroppo non le risolverai. Però nel breve termine, uno come Ranieri che appunto è il numero uno nel creare empatia, no? Nel creare un gruppo, nel far remare tutti dalla stessa parte, è il numero uno. Lui ancora doveva arrivare a Roma, già il giorno dopo era tutto cambiato. Si respirava tutta un'altra aria a Roma e quindi è il numero uno in questo. Non vedo altre personalità così forti, così empatiche che possono appunto switchare dall'oggi al domani un intero team. Non vedo altra strada, davvero. E quindi non ho. Cioè, è la soluzione migliore. Questo preludio per dirvi cosa? Non ho poi dimenticato, come al solito, no, il caldo, sto dando i numeri veramente. Ci vogliono 2 dolci al giorno per rinfrescarmi. E, e dicevo, serve una figura così. E, e il cacchio, scusate, perché mo mi sto mettendo nervoso. No, è una situazione questa che mi crea dei fastidi, dei dissapori. Sta creando sta nazionale. Perché ritorno al titolo, no? In qualche modo va salvata. Va salvata, non davvero. E ritorno al discorso di Sinner ieri, figure importanti che poi ti permettono di tenerti attaccato a uno sport, appunto di creare un sodalizio con lo sportivo e innamorarti. Noi abbiamo bisogno della nazionale ai mondiali, ragazzi. Noi ne abbiamo bisogno come il pane. Altrimenti andremo sempre indietro, altrimenti sempre più bambini, sempre più ragazzi. Ragazzi, ci sono bambini che ancora, di bambini, ragazzi ormai, di 12-13 anni, che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali. Ma di che stiamo parlando? Vogliamo portare un ragazzo che deve diventare maggiorenne per vedere l'Italia ai mondiali? Ma stiamo veramente scherzando? Io non lo so. E quindi l'augurio è che Ranieri possa assumersi l'incarico e magari, perché no, alla fine metterlo proprio a carico, proprio a capo dell'intera federazione, perché noi abbiamo bisogno di queste figure, ne abbiamo davvero un bisogno impellente anche, ecco. E questo è, signori miei. Poi c'è sicuramente un altro aspetto di cui volevo parlarvi che in questo momento non mi viene, non mi viene davvero. Ah, nel curriculum Ranieri vanta anche 4 partite con la nazionale greca, quindi è già stato un CT in passato, non un'avventura positiva, se vogliamo, perché 4 partite con la Grecia, 3 pareggi, una sconfitta e fu risollevato. L'ultima sconfitta con le isole Faroe, se non ricordo male. Poteva andare meglio, ma parliamo di un'altra situazione, un'altra nazionale, altri tempi. Però tra le tante esperienze avute, già ha anche vissuto questa Claudio Ranieri. È incredibile quante ne ha fatte, quante ne ha vissute e quante ne ha condivise. È una roba pazzesca sto signore qua. E la cosa più bella è che per Ranieri questo sarebbe davvero il coronamento finale della sua carriera, perché ascoltavo anche il suo, non lo so se chiamarlo podcast, ormai ste chiacchierate lunghe tutte podcast si chiamano, no? Con Porrà, dove diceva domani io alla nazionale, lo diceva manco un anno fa, ragazzi, onestamente, perché ha detto no, mo c'è Spalletti, ma quindi non parlo della nazionale italiana, ma se si presenta l'occasione di una nazionale, perché no? Quindi se uno ti dice così, figurati se chiama la propria di nazionale, come risponderebbe Ranieri. Per cui io credo che da parte sua non ci siano problemi, bisogna vedere la Roma cosa deciderà di fare e ribadisco con buona pace dell'ambiente che magari in qualche modo potrà un po' rimanere, non so se infastidito o meno, fatemelo sapere voi tra l'altro nei commenti, vi leggo con piacere più che mai, per vedere un po' quella che è la reazione, ma ribadisco, io l'ho visto alla Roma, ma l'abbiamo visto un po' ovunque, ma alla Roma c'è una persona che poi non si fa problemi, no? Quando doveva
rimettere dentro al centro del villaggio, per esempio Hummels. Paredes lo ha fatto per un certo periodo e le ha accantonato, non gli interessa, no, la fama del giocatore e quindi anche la provenienza. Lui non avrà nessun problema, lo so già, per esempio a trattare con i giocatori della Roma, quindi se c'è una persona, ragazzi, che può fare tutto ciò è Claudio Ranieri, non ne ho veramente nessun dubbio. Vediamo come andrà. Stasera intanto andrà in scena una partita con la Moldavia, ha parlato anche Spalletti, giustamente ti fanno le domande anche su Ranieri, è una roba surreale, cioè Spalletti può essere quello che vi pare, ma anche è stata fatta una roba pazzesca. È anche vero che secondo me Gravina gliel'avrà detto Spalletti, non farlo trapelare, magari ne parliamo dopo la partita, e penso che lui abbia fatto di testa sua, penso, perché sennò non si spiega una roba del genere. E in ogni caso non va bene, in ogni caso onestamente non è stata comunque una scelta idilliaca. E lui ha risposto comunque, Spalletti. Io in ogni caso non so se è la persona giusta o meno, ma farò il tifo per lui. Io di sicuro farò il tifo per lui. Vediamo. Innanzitutto stasera cerchiamo di vincere. Meno male che la Moldavia e non dovremmo avere problemi. Anche se di sti tempi mai mettere la mano sul fuoco, assolutamente. Però lasciamo stare che è meglio. E niente, signori miei, questo è. Alternative a Ranieri per chiudere. Pioli, un ritorno di Mancini. Beh, per Pioli in nazionale, che anche lui, no, sarebbe un mondo nuovo per lui, perché abbiamo visto il CT è un'altra roba. E non lo so. Io a sto punto ribadisco, se proprio non viene Ranieri, andrei paradossalmente anche su un ritorno di Mancini e non altro, ecco. Però per me la prima scelta è Claudio Ranieri, punto, stop e basta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Grande bye, Daniel.